Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera, è il lunedì 19 giugno del 2023, buongiorno e buona settimana quindi da Radio Rossonera, è il secondo episodio dell'editoriale del lunedì, questo appuntamento che vedremo, probabilmente si spera, se seguite in tanti questo appuntamento come è stato per lunedì scorso, manterremo per tutto il resto della stagione perché soprattutto sarà una sorta di day after delle partite, ma siamo in un periodo della stagione dove partite, ahimè, non ci sono, il Milan è in vacanza per davvero, perché gran parte dei giocatori lo sono, le nazionali stanno finendo il loro corso e quindi sarà vacanza vera e propria fino al 10 di luglio, quando poi ci ritroveremo per vivere insieme a voi il raduno del Milan. A proposito di giugno e luglio, io partirei proprio da qua, partiamo con l'editoriale di oggi. Vi faccio vedere un po' quello che sarà il menù del giorno, ovvero un pizzico di mercato in attesa di obbligo, di riscatto che tra 3 ore alle 10 sarà qui sul canale. Un'infarinatura di quelli che sono soprattutto i due acquisti più vicini, uno sicuro, ovvero Kamada che attende soltanto l'iter delle firme, e l'altro Marcus Thuram. Metà settimana, ma tra poco ne parliamo. Poi parliamo di centrocampo, perché forse è la questione più sottovalutata in questo momento, Kamada a parte, che in realtà rientra proprio in questo discorso. E su questo rimarremo tra poco, ovvero prima il sistema, poi i giocatori, perché il nostro sistema di gioco deve essere alla base di quello che può essere anche il mercato, e forse questa sarà la vera indicazione di mister Stefano Pioli. Chiuderemo con il capitolo cessioni eccellenti, ma ne parliamo come detto in chiusura di questo, perché verso la fine della scorsa settimana ci sono state tante voci, in parte su Teo, in parte su Mike Maignan, e torneremo anche su questo per dare un po' il punto della situazione a 360 gradi, non tanto sulla singola scelta, ma su quello che in realtà si vorrà o potrà fare su questo lato. Io direi di partire a questo punto allora con il mercato. Cancello la parte del tra poco, altrimenti poi va in onda. Eccoci qua con Kamada e Thuram. Come detto, è una piccola infarinatura di quello che poi magari sarà obbligo di riscatto, ma per Kamada in realtà infarinatura non è nemmeno, siamo già al servizio del piatto sulla tavola. Thuram invece siamo un pochino più in alto mare, ma semplicemente perché stiamo attendendo la sua risposta. Una risposta che dovrebbe arrivare intorno alla metà di questa settimana, quindi non possiamo nemmeno arrivare troppo per le lunghe, perché il mercato dei parametri zero ormai è quasi finito, come avete detto ormai più o meno sono andati via tutti. Thuram però è uno di quelli, è anzi quello che oltre a Kamada è stato individuato da questo nuovo gruppo di lavoro come secondo parametro zero da portare a casa. Un parametro zero che è conteso dal Paris Saint-Germain, che è conteso dall'Ipsia, che è conteso anche da un'altra squadra italiana, che però onestamente io non so di chi si tratti, ma in tutto questo la speranza è che il giocatore prediliga quella che è un po' la destinazione del Milan, non tanto per la parte economica, perché forse, anzi senza forse, partiamo un gradino sotto rispetto al Paris Saint-Germain, ma quantomeno diamo la possibilità a Thuram. Non possiamo garantire la maglia da titolare, anche perché Olivier Giroud ha fatto una stagione da titolare e sta bene, ed è un giocatore ancora sano e in forma nonostante le 37 primavere, quindi la maglia da titolare subito e soprattutto senza contestazione da parte di un compagno non gliela possiamo garantire, però rispetto al Paris Saint-Germain possiamo garantire, quello sì, un maggiore impiego, proprio perché tra ogni tanto dare il cambio a Rafael Leao, perché anche quella zona di campo può ricoprire, come abbiamo visto anche in nazionale francese, ma soprattutto dare il cambio, oppure che sia Giroud il suo cambio, soprattutto per le partite classiche, non per i grandi appuntamenti, quello sì, quello glielo possiamo garantire, e speriamo che Thuram a questo punto possa beneficiare di questa scelta. Possiamo anche noi beneficiare della sua scelta, altrimenti la punta a quel punto, scusate il gioco di parole, dovrà essere comprata per soldi, e quindi non solo l'ingaggio ma anche il cartellino, e quindi non solo il costo personale ma anche l'ammortamento del primo anno di ingaggio, scusate, del suo cartellino, e questo poi va a influire sul resto. La speranza di prendere Thuram è sì per le buone qualità del giocatore, parere mio personale, come dice
un grande youtuber, non è tanto un giocatore così super mega impattante, non è una punta che ha già dimostrato di saper fare 25-30 gol, non è un attaccante di primissimissimo livello, quantomeno per ora. Però è soprattutto un attaccante di rendimento che ti potrebbe togliere il pensiero di andare a spendere dei soldi anche per l'attaccante, e quindi dividersi il ruolo con Olivier Giroud e questa stagione farla un po' così. Poi per il futuro, ogni volta che abbiamo sistemato questo reparto per quest'anno, l'anno prossimo o tra 2 anni, magari già l'anno prossimo, anzi, facciamo esattamente il contrario, ovvero a quel punto Olivier Giroud potrebbe salutare e a quel punto arrivare una punta con cui dividere il reparto insieme a Marcus Thuram. Ma come detto, chiudiamo qua il discorso perché ne parleremo soprattutto in obbligo di riscatto, dove daremo aggiornamenti su Kamada, ma dove in realtà non ce ne saranno tantissimi. Kamada semplicemente è in attesa che si concluda l'iter burocratico per gli agenti e per la parte legata al suo trasferimento a zero al Milan, e poi sarà un giocatore del Milan con le visite mediche e quant'altro. Io direi di passare direttamente a questo punto alla parte centrale dell'editoriale, ovvero il sistema di gioco. Perché? Facciamoci due conti in tasca. A livello difensivo, come numeri e qualità, direi che il Milan c'è. Poi si può anche pensare di migliorare qualcosa, soprattutto nelle seconde linee. Abbiamo visto ad esempio Malick Thiaw giocare benissimo con la sua nazionale contro la Polonia in amichevole, la prima da titolare di Malick Thiaw, e ha messo la museruola a un certo Robert Lewandowski, quindi non proprio l'ultimo che passa, ma su Malick Thiaw direi che ogni dubbio è stato fugato dalla primavera scorsa. Probabilmente partirà con i gradi da titolare o quasi l'anno prossima stagione, quantomeno il Milan avrà 3 titolari che possono ruotare insieme a Simon Kjær, che con ogni probabilità lui sì prenderà i gradi, ma non tanto del titolare, ma del vero capo del gruppo in spogliatoio e non solo. Quindi reparto difensivo concluso da Teo Hernandez e da Davide Calabria, con poi le seconde linee che andrebbero sistemate soprattutto a sinistra, dove Ballo-Touré chiede di poter giocare, e quindi con una cifra intorno ai 3 milioni si può far partire Ballo-Touré senza fare minusvalenza e quindi far arrivare un giocatore nuovo. Ma il reparto difensivo non desta grandi preoccupazioni. Quello che secondo me deve destare grandi preoccupazioni invece è il reparto di centrocampo, che l'anno scorso ha vissuto già sull'emergenza, perché al posto di Frank Kessie non è arrivato nessuno se non Aster Vranks, che poi non ha fatto sicuramente un campionato all'altezza, vuoi per lui, vuoi per le scelte dell'allenatore, ma comunque un vice Kessie in un modo o nell'altro non c'è stato. Quest'anno rischiamo anche di dover, oltre a sistemare la falla del vice, per intenderci, vice Kessie, poi so che qualcuno di voi ogni volta che si nomina Kessie viene l'orticaria, ma insomma un giocatore di quel tipo al Milan l'anno scorso non c'è stato. Abbiamo provato a sistemare la faccenda con Rade Krunic, che in parte delle nostre partite ha fatto anche bene, ma Rade, lo abbiamo visto, è un buon giocatore, in alcune occasioni anche un ottimo giocatore, ma sicuramente non è un giocatore che può coprire per 38 partite quel ruolo, perché lo abbiamo visto, alterna ottime prestazioni a buone prestazioni, a prestazioni invece non particolarmente buone, non ha quella continuità di rendimento che magari si chiede in quel ruolo. L'anno scorso fortunatamente nella parte centrale di febbraio, marzo, aprile è riuscito a garantirle. Partire pensando che Rade possa garantire per tutto l'anno quella continuità di rendimento che ha avuto per 2 o 3 mesi, per me è un azzardo troppo grosso. Ergo, si parte da Sandro Tonali, al quale va tolto qualche chilometro, perché sennò il rischio, come è successo l'anno scorso, dopo i primi 2 o 3 mesi il motore inizia a scoppiare e Sandro Tonali la qualità la fa scomparire perché deve correre troppo, e quindi Sandro Tonali sì, ma con qualche chilometro in meno e con qualche corsa lunga in meno, come è stato ad esempio per lo stesso Frank Kessie, non tanto l'ultimo anno ma per il penultimo anno, dove tolte le corse lunghe di Frank è stato molto più diciamo così abile
a rendere anche a livello qualitativo con un minor chilometraggio. Stessa cosa va fatta per Sandro Tonali l'anno prossimo. Non possiamo più fargli fare il maratonetto in mezzo al campo, anche perché altrimenti si perdono tutte quelle caratteristiche che invece 2 anni fa le abbiamo riconosciuto, ovvero quello dell'ultimo passaggio, quello dell'inserimento, quello del gol anche, perché Sandro 7-8 gol all'anno in Serie A li può garantire per me tranquillamente, se gli si toglie un po' di chilometri. Ma si riparte da lui, si riparte, come detto, in parte direi, da Rade Krunic e poi, perché il centrocampo a questo punto è quasi finito. Da una parte c'è Tommy Pobega, che a livello di minutaggio in un Milan di alto livello credo possa garantire più o meno quello che ha garantito l'anno scorso, ovvero una buona alternativa o poco più, soprattutto quando le partite vanno finendo e col fisico ci può dare una mano, o nelle partite di rifiato tra una partita grossa e l'altra. Dall'altra parte c'è Kamada, ma come ho scritto qua sotto, prima sistema, perché Kamada può fare il tre quarti, ma non può fare il centrocampista 2 nel Milan, perché il Milan non gioca né in un centrocampo a 4, cioè al suo fianco a sinistra non avrebbe nessuno se non Teo e Leao, ma non ha un quarto di centrocampo e il campo cambia tanto avere degli esterni di questo tipo piuttosto che un quarto alle proprie spalle, perché le corse in diagonale sull'esterno ci sono, mentre quando giochi a 4 non ci sono, e l'abbiamo visto con Sandro Tonali quante volte abbiamo costretto Sandro ad andare largo e quanto l'abbiamo penalizzato a fare questo, e Sandro lo riesce a fare, Kamada questo no, quindi a 2 lì non può giocare. Kamada in tre quarti invece sì, ma a questo punto il Milan, soprattutto se dovesse virare su un esterno destro d'attacco alla Chukwueze, è costretto quasi a giocare 4-3-3 o quantomeno con Kamada tre quarti, non con il Brahim Diaz della situazione o con il De Ketelaere della situazione in tre quarti. Ecco, quello è un altro punto di domanda grosso, cosa fare con De Ketelaere, ma magari ne parliamo in un altro editoriale, tanto avremo tempo da qui al raduno di parlarne. Il nostro centrocampo però è finito qua, con Kamada, Pobega, con Tonali e con Rade Krunic. Sono 4 e si devono giocare a 3 posti. Ce n'è veramente tanti da ancora riempire, perché è partito Bakayoko, è partito Vranks e partirà fino a gennaio, causa infortunio, Ismael Benasser, sperando che non parta definitivamente a gennaio per la Coppa d'Africa, ma quello è un altro discorso. Anche in questo caso il nostro centrocampo rimane scarno di numeri e rimane da riempire molto, sia in quantità che in qualità, sia in fisico che anche nell'ultimo passaggio. Il nostro centrocampo perde Ismael Benasser e quindi deve assolutamente essere rimpiazzato con un giocatore di piede, di logica e di testa. Lo può fare in parte Sandro Tonali se giochiamo a 3, ma deve esserci una mezzala di qualità. A quel punto potrebbe essere Kamada, ma dall'altra parte allora chi c'è? Non possiamo sicuramente partire solo e soltanto con Rade Krunic. Ecco, lì probabilmente, per come la penso, gira il nostro mercato, perché la spina dorsale del Milan negli ultimi anni è sempre andata verso sinistra. C'era Maignan, c'era il centrale di sinistra, il Tomori della situazione, il Malik Ciao in questo caso della situazione, con Teo e Leao, con Sandro Tonali centrosinistra o con, un anno fa, Frankessi centrosinistra. Siamo sempre andati verso sinistra, ora dobbiamo riequilibrare un po' la squadra anche per liberare spazio a sinistra e a destra a quel punto una mezzala di gran qualità o comunque una mezzala già pronta, fatta e finita serve. Il mercato del Milan per me gira lì, ancor più che con l'arrivo di Marcus Thuram. Il mercato del Milan gira sul terzo centrocampista titolare, cosa che l'anno scorso non abbiamo avuto e che quest'anno, se vuoi essere competitivo su 2, diciamo così, competizioni, come era in parte la richiesta della fine della stagione, quando ci siamo ritrovati a dire il Milan non è competitivo per 2 competizioni, e proprio per quel motivo, ovvero soprattutto a centrocampo è corto il Milan e lì cambia probabilmente la prossima stagione e cambia anche in parte per me il giudizio sul mercato. La nostra mezzala cambia tanto, cambia quasi tutto insieme all'esterno di destra, ma ancora di più io do il peso alla mezzala di destra o al mediano di destra, che deve essere
se non vogliamo la copia di Ismael Benasser, comunque un giocatore che con i piedi ci sa fare e con il tuo al pallone glielo sa dare. Chiudiamo con il capitolo delle cessioni, perché, aspetta che ve lo metto anche in onda, perché sennò altrimenti c'è questo banner da un quarto d'ora. Capitolo cessioni eccellenti. Io eviterei di commentare il Teo Hernandez a 60 milioni, perché a 60 milioni di Teo Hernandez forse si danno gli scarpini usati. Eviterei però di precludere qualsiasi tipo di partenza, ma non per seminare terrorismo, perché siamo in un mercato libero e se dovesse arrivare un'offerta, che so, a 3 cifre per Teo Hernandez, quale dirigente folle non si siede quantomeno al tavolo e ascolta l'offerta, ad esempio, a 3 cifre per Teo, o quantomeno vicino alle 3 cifre per Teo, per Maignan o per qualunque altro giocatore della rosa, contando che ad esempio per Rafael Leao si è deciso di mettere una clausola a 175 milioni, tanto per far capire quanto è ad esempio il valore che il Milan, non ti dico che dà di Leao, ma è disposto a privarsi di Leao. 60 milioni, come detto, è inutile da commentare, però sarebbe anacronistico dire il Milan rifiuta a priori qualsiasi tipo di offerte per qualsiasi tipo di giocatore, ma sarebbe anche sbagliato non farlo in questo momento della stagione, cioè col mercato aperto. Io penso che il Milan è a un momento di svolta vero e proprio, come ci siamo detti in parte anche nell'editoriale scorso e in queste ultime puntate di Talk, cioè il Milan è arrivato a chiudere un primo ciclo di mister Stefano Pioli, un ciclo nato dalla sconfitta di Bergamo con l'arrivo di Chiere e di Ibra, soprattutto di Zlatan Ibrahimovic, che ha compattato il gruppo, gli ha cambiato mentalità, abbiamo cambiato il sistema di gioco, abbiamo cambiato soprattutto riferimenti in campo, con un Leao prima comprimario, poi attore protagonista, con un Tonali che prima non c'era, poi è arrivato, eccetera, eccetera, eccetera. Un sistema di gioco che ha toccato l'Acme 2 anni fa, che l'anno scorso ci ha fatto vincere lo scudetto e quest'anno, anche nelle difficoltà, è riuscito a portarci con la nave in porto, quantomeno per il ritorno in Champions League. Ma credo che il primo Milan di Pioli sia finito qui. Bisogna un attimo ripensare il Milan, non stravolgerlo, ma ripensarlo e migliorarlo, non andare nell'onda lunga di queste ultime 2 stagioni, come abbiamo fatto ad esempio la scorsa annata, dove cercando di vivere sull'onda lunga delle ultime 10 partite, abbiamo invece costruito qualcosa che ci stava portando alla deriva. Bisogna cambiare qualcosa, bisogna cambiare per davvero, senza stravolgere. E le cessioni, non vi dico che siano parte del pensiero, ma quantomeno bisogna considerarle come possibili. Per come la vedo io, se il Milan dovesse riuscire a resistere a una cessione sui 60, 70, 80, fa bene, fa assolutamente bene, perché andare in continuità con i big fa sempre bene. Non stiamo parlando di giocatori a 30, 31, 32 anni che sai che hanno ancora magari, che so, 2 anni, 3 anni di altissimo livello, poi ovviamente andranno in parabola discendente. Ma stiamo parlando di 97, 98, 99 giocatori ancora nel pieno degli anni, che hanno ancora almeno 2, 3, 4 anni prima di arrivare ai 30, quindi con un altro ciclo al Milan di 3, 4 anni che ti può garantire ancora un livello altissimo. Quindi non è in questo momento, in teoria, il momento di vendere i big. Poi, ragazzi, se arriva un'offerta a 3 cifre, uno si siede e l'ascolta, non può non farlo. Poi valuta anche di non farlo, ma non può non ascoltare un'offerta del genere pensando a priori di rifiutare, perché insomma, in un mercato dove magari ti arriva l'offerta da 100 per un portiere, ad esempio Mike Maignan, insomma, io penso che chiunque debba essere, insomma così, è logico ascoltarla, magari anche rifiutarla, ma ascoltarla assolutamente sì. Noi siamo arrivati in fondo a questo editoriale del lunedì. Siamo arrivati anche a 20 minuti, quindi se avete avuto la pazienza di stare qui con me per una ventina di minuti, vi do l'appuntamento tra circa 3 ore, anzi tra 2 ore e 40 per la precisione, con obbligo di riscatto delle 10. Mettete like se vi è piaciuto, abbonatevi, il tastino sotto la
chat con il dollaro è libero per 0,99 centesimi, siete abbonati con noi. Grazie per essere stati qui con noi, buon lunedì, buona settimana e a lunedì prossimo con l'editoriale.